Siamo nati in Italia e abbiamo vissuto tutta la prima parte della nostra vita qui. Poi abbiamo iniziato a viaggiare, 2 anni in Scozia per imparare l'inglese. Spoiler, lo scozzese è un'altra lingua, tipo l'italiano e il bergamasco. We're standing here down on the borders. We're just outside Melrose, which is a famous town. Poi ci si è accesa la scintilla e abbiamo lasciato la nostra vita italiana e ci siamo messi a esplorare il mondo. Ora abbiamo deciso di ritagliarci una parentesi italiana e anche per ammazzare il tempo nell'attesa dei nuovi passaporti stiamo letteralmente rotolando verso sud. Un cubo che rotola non si è mai sentito, eppure eccoci qui a bordo della nostra nuova casa che ha 4 ruote, un materasso, una cucina e tutto il resto che piano piano stiamo sistemando. La sfida più grande però non è tanto vivere in uno spazio così piccolo. La vera sfida è vivere di nuovo in Italia, dopo quello che il mondo ci ha lasciato addosso. E mi rendo conto che ci stupiamo per cose magari banali, come le fontanelle con l'acqua potabile, e che rimaniamo invece scioccati quando girando l'angolo ci ritroviamo di fronte a cose del genere. E che ci arrabbiamo per cose che prima del 2018 forse ci sembravano normali. È dura ragazzi, è dura! Siamo appena partiti, ma già lo sfogo è d'obbligo. Ma perché fanno tutti così? Questo è il posto dove abbiamo dormito stanotte, là dietro si vede addirittura il lago, si sentono in sottofondo tutti quelli che tagliano l'erba. Buongiorno, qui siamo già pronti con delle forbici in mano per il primo lavoro della giornata. Colazione buonissima comunque, piccola parentesi, avena con le fragole e il latte di soia e il caffè. Tutto è una bella vista. Bellissimo, bellissimo. Adesso però passiamo a questo, allora ragazzi, facciamo un lavoro di quelli proprio così che servono, importanti, utili, ma lo facciamo in un modo abbastanza semplice, dai, non stiamo come lì, tutta la camperizzazione in pratica. Allora abbiamo comprato questa che è una tovaglia con queste bellissime foglie di palma e adesso la tagliamo perché da questa facciamo uscire una tovaglietta per questo ripiano. No? A me sembravano delle foglie così, sono delle palme. No, vabbè, comunque, libera interpretazione. Allora facciamo una tovaglietta per questo ripiano, ma anche le 2 tendine da mettere poi su questo, perché per ora stiamo usando delle federe dei cuscini da bloccare con le calamite e invece facciamo proprio 2 belle tendine con questa fantasia che sta benissimo, guarda, sta benissimo anche col paesaggio circostante. Tavola fatta a taglio un po' storto, la parte del taglio l'abbiamo infilata sotto così non si vede. Ecco qua, ragazzi, cioè sta diventando proprio carino. Un bijou. Ci siamo fermati un attimo a Città di Castello, quindi molto vicino in realtà a San Sepolcro, dove abbiamo dormito, per prenderci un caffè che ci dà una bella botta di energia. Anche stamattina continuiamo l'esplorazione di questa zona dell'Italia, ma in realtà, come abbiamo detto anche nel video precedente, sarà un'esplorazione molto rapida perché siamo diretti verso sud. Sono un po' confuso comunque ragazzi, sono un po' confuso, l'idea di essere in Italia mi fa strano, sentire un'esplorazione dell'Italia, dico, oddio, è vero, è stranissimo. È tutto vero. Non siamo per niente abituati. E poi c'è questa reazione stranissima, anche questa non siamo abituati neanche a questa, perché veniamo dall'India dove la gente si vedeva che stavi facendo un video e si buttava dentro piuttosto, invece qui no, tutti si fermano, track, si frizzano come le signore adesso che hanno visto che stavamo facendo il video, bam, si sono immobilizzate lì così aspettando. In pochi chilometri siamo passati in un'altra regione ragazzi, siamo ufficialmente in Umbria, provincia di Perugia, quindi Città di Castello ragazzi, ma dico io, ma è incredibile la bellezza che c'è in pochissimi chilometri, basta fermarsi in qualsiasi paesino e c'è qualcosa di pazzesco da inquadrare, da vedere, soffermarsi lì un attimo, dei dettagli assurdi, degli affreschi fuori dalle chiese così proprio così, a gratis. Compaiono così qua, arte da tutte le parti, proprio siamo pienissimi, che meraviglia ragazzi. Però appunto siamo un po' di corsa, allora per 2 motivi, primo perché per vedere bene l'Italia ci vorrebbe una vita intera. Cioè proprio, questa è la verità. Ogni 5 km ti devi fermare e andare a vedere cosa c'è.
E secondo, perché comunque vogliamo concentrarci di più bene sul sud, l'abbiamo già detto anche nel video precedente, quindi faremo Sicilia, Calabria, sicuramente molto bene. Questa zona siamo solo di passaggio, ma comunque... Che passaggio è però? Mamma mia, che roba! Ragazzi, Italia, paese assurdo. Comunque dopo una bella nottata di sonno siamo persone completamente nuove, siamo pronti. Ecco, Paolo parte con i suoi balletti, la sua Molto ginnastica. Molto meglio, avevamo veramente bisogno di riposo. Infatti nell'ultimo video avevo chiuso, io ho bisogno di dormire, cioè non ce la facevo più. Adesso molto invece meglio, persone completamente nuove, ci voleva. Guarda qua che roba, ragazzi, un campanile cilindrico, uno dei pochissimi che ci sono in tutta Italia, questa forma tondeggiante. Guarda che strano, è bellissimo, 1100 la parte sotto, 1200 la parte in alto, gli anni di costruzione, e ricorda un po' un faro, no? Qui così rotondo. Città di Castello. Ma che meraviglia! Oggi davano una giornata abbastanza coperta, in effetti ci sono dei bei nuvoloni, ma ogni tanto il sole viene a trovarci. Questa è un'altra piazza di Città di Castello, fantastica anche questa a 360 gradi, e siamo proprio di fronte a questo che è il Palazzo del Podestà. Prima pasta con il sugo che sta bollendo in questo momento, ragazzi. Qui abbiamo questo qui che ve l'ho preso io, Anzi, un bel pomodoro mutti col datterino, molto buono, già pronto, quindi meglio. Facciamo prima Veloce, facciamo solo bollire la pasta e poi bam, buttiamo su ed è fatta. Il nostro assetto cucina direi che funziona. Mi piace, ragazzi, mi piace, sono veramente soddisfatto. Bella pastina pronta, dentro i nostri nuovi, in questi casi sono i nostri piattini belli colorati. Guarda che belli che sono, tutti colorati, le nostre ciotoline. Qua la vedo un po' in bilico, tira su perché sennò qua il disastro assicurato. Devo dire che questo sugo pronto è un gran bel sugo pronto, Siamo arrivati ad Assisi e come vedete si è già fatto buio. Questo perché? Perché abbiamo passato il resto del pomeriggio a cercare cose per sistemare e finire definitivamente tutta la camperizzazione. Allora Paolo si sta facendo una finta doccia perché abbiamo comprato questo contenitore da 5 litri, ecco, che non useremo sicuramente per farci la doccia in centro ad Assisi, direi, o in centro nelle città. Ok, basta, ok, chiaro il concetto. Allora, quindi 5 litri anche come riserva d'acqua, ma non solo, anche per fare la doccia, quindi da appoggiare qua sopra un po' come facevamo col Biagino, e chiaramente docce che si fanno con il costume. Ho comprato anche quello oggi, un bel costume. Esatto. Allora ragazzi, cosa abbiamo preso oggi pomeriggio? Un sacco di roba. Innanzitutto abbiamo preso 2 vasi. Ma questo perché? Perché vogliamo darci alla coltivazione di piante green. Non è vero! No, pensano male! Non è Allora. dici business alternativo? No. O consumazioni illegali? No. Allora, semplicemente abbiamo cercato a lungo dei contenitori che potessero stare bene qui e alla fine ci siamo accorti che le misure perfette le avevano questi portavasi. sembra fatto quindi, apposta. Niente ragazzi, sarà così, ci sarà il portavasi qui che bloccheremo. Adesso metteremo un'altra corda dall'altro lato per tenerlo bello fermo. Forse ne basta una, dai. Ma è bello capiente e perfetto. Che direi che va bene, perché visto che il tema è quello delle palme, delle foglie, cioè perfetto, i vasi perfetti. C'è anche questo copri piumino che useremo per coprire in realtà uno dei 2 materassi. Abbiamo preso un altro copri materasso che è là davanti da qualche parte, più scuro da mettere qua. Tutto sul verde, è venuto tutto sul verde. Siete pronti? Questo è il secondo vaso che va perché di là. ovviamente il balcone qua abbiamo dei magneti per fare anche le tende e bloccarle con i magneti. Qui abbiamo dei sacchetti di plastica che servono per cose pesanti, quei sacchetti di plastica che servono per cose leggere. Poi torneremo sul pesante. Abbiamo dei ganci rossi che possono sempre servire per fare qualsiasi cosa, una colla che può sempre servire, che c'è? che può sempre servire per attaccare qualcosa, e appunto il secondo. Adesso ragazzi, dov'è l'idolo della folla? Eccolo qua. Ebbene sì,
in uno di quei famosi negozi orientali abbiamo trovato questo, il miglior secchio possibile e immaginabile, double phase anche qui. Allora, per una phase chiaramente è utile per lavare i panni. Allora, prima di tutto si schiaccia, chiude completamente. Come si fa? Quindi... Aspetta. Allora, Aspetta. metto un piede? Allora, no, lo spacchi secondo me, Metto vai la di mano? mani. Allora, si apre, si schiaccia completamente. Con le mani. Ciao. Allora, si schiaccia completamente, quindi non occupa spazio, possiamo metterlo dappertutto. Ma poi aperto è un bel secchio con cui si può fare il bucato. Il bucato è la parte un po' più, diciamo, innocente. Il bucato. Aspetta che non si riesce ad aprire, è durissimo. Secondo me l'hai aperto al contrario, però. Continua a non aprirsi. Devo tirarlo così. Ok. Bucato. Enorme, come secchio, perché è bello grande. Capiente, speriamo non Sì. sia bucato. Proveremo. Tanti litri, non ce lo dice? 10 litri. Ammazza. Sa di roba da lavare. La lavatrice. Quando ci sono quei problemi, quei momenti intestinali. Aspetta, perché questo è un momento, Paolo, sacro, profano. Ecco. Chiedo scusa in anticipo ai santi che ci guardano. Allora, Ci guardano. praticamente ci osservano, sono lì, guarda, sono proprio lì. Proprio dire, Allora. ah, dici questo, ok. Vabbè, non mimarlo in mezzo alla è strada. importante. Ma siamo in mezzo alla strada, non puoi fare sta roba. Allora, si applica questo, il sacchetto, quello delle cose hard, Pesanti. bel sacchettone. Questo finisce nel indifferenziata, Mi sa di non sì. la differenzierei troppo. E quindi, praticamente, dopo aver messo quello, ti vai ad adagiare in questa posizione. Chiaramente, ecco, la posizione... bisogna utilizzare le nostre tecniche. Prego, avvicinati che sto urlando troppo, Angela. Ma posso dirti Ci che non... capiscono, siamo ma italiani. anche se stai così si capisce, vuol dire la posizione è chiara, inequivocabile. Dobbiamo usare le nostre tecniche, le nostre proprietà, tutto ciò che abbiamo imparato in Asia per stare in questa posizione. Cioè non appoggiate, perché se Non ti appoggi schiacci tu. Quindi È un praticamente disastro. una specie di turca, anzi forse si può abbassare, ecco, il fatto che sia mobile è perfetto, perché tu ti puoi abbassare esattamente come vuoi e Io lui mi si sto abbassa con vergognando te. tantissimo sperando che non passi nessuno in questo momento. Tu qua riesci a fare davanti, c'è nessuno. dietro, tranquillamente, senza problemi. Chiaramente devi essere veloce se non vuoi increnirti, se non vuoi distruggerti Ok, ma direi che è Ecco. chiaro, no? Lo fai, ti alzi, chiudi il sacchetto e lo butti. Chiudi il secchiello e lo metti via. Chiaramente dopo aver verificato che non ci siano delle perdite. Esattamente. Detto questo, ragazzi, direi che è un ottimo acquisto. Io spero di non usarlo mai. Esatto, Spero di non usarlo speriamo, mai, però perché comunque diciamo che è una roba di emergenza, ecco. Per il resto, guarda, ci sono mai tantissime dire cose. mai, però sai come Ci funziona. sono i supermercati che in Italia hanno, ci stiamo piano piano facendo una cultura. Tutti i supermercati hanno il bagno, tutti i bar hanno il bagno. Che figure, ragazzi. Cioè, l'Italia è difficile, mi capiscono tutti, mannaggia la miseria. Vabbè, diciamo i bar, i bagni pubblici sono un po' ovunque, quelli pubblici invece scarseggiano purtroppo, e quindi niente, basta, io chiuderei qua il discorso. Direi di sì, direi e di andrei avanti. Andrei avanti, cioè andrei a fare un giretto magari, prima che faccia buio totale, facciamo un girettino Very good. e poi ci mangiamo qualcosa. E abbiamo trovato questo parcheggio su una delle applicazioni, Park4Night, questo era. A me sembra stranissimo poter dormire qua, cioè siamo qua c'è la strada, chiesa, nulla, non lo so, mi fa strano, però a quanto pare in tanti dormono qui. Comunque gli acquisti dovrebbero essere finiti. Abbiamo comprato essere tutto. a posto al 100%, dobbiamo solo riorganizzare tutto quanto. Very good. Buongiorno, altra notte fantastica, ci svegliamo però con i bacetti, perché c'è questa versione dei Parle-G che abbiamo portato dall'India, versione Kiss Me, quindi i bacetti, ci sono addirittura due che si baciano e Alla cannella. Questa è una cosa che non avevamo mai trovato, poi li abbiamo trovati in un negozio visti? l'ultimo giorno. L'ultimo giorno. E ce li siamo comprati per assaggiare, li assaggiamo ufficialmente adesso ad Assisi, quale posto migliore, non so cosa c'entra il collegamento. Serrot. Vai, assaggialo prima tu.
Non è buono? Sa troppo di cannella? Tantissimo. Forte. Goccia! No, In diretta, la prima goccia! Stavo per dire, chissà quando la prenderemo l'acqua, perché oggi c'è un cielo che dire che è grigio e dire poco. Siamo arrivati nel centro di Assisi. Bellissimo, guarda. Girati, Angela. Guardate qua, che spettacolo. Abbiamo preso l'autobus stamattina perché volevamo evitarci tutto il problema dei parcheggi, traffico, le cose. Abbiamo detto prendiamo un autobus e andiamo su tranquilli, così abbiamo fatto. E quindi in 10 minuti, un quarto d'ora si arriva qui dalla stazione ferroviaria. E adesso ci facciamo un giro tra queste viette, sperando È nerissimo. di non prendere acqua. Ecco appunto ragazzi, è iniziato a piovere, abbiamo appena iniziato la visita perché siamo scesi nella parte alta della città per fare tutta la discesa all'interno del centro storico, ma niente, 5 minuti è iniziato il diluvio, quindi ci rifugiamo qui dentro. Così per caso siamo entrati in questa cattedrale, che è la cattedrale di San Rufino, che è stata costruita su quella che era la cappella dove veniva a pregare San Francesco, che è il santo che poi ha reso celebre proprio la città di Assisi in tutto il mondo. Sono le 10 di mattina ragazzi, ma sembra notte fonda. Posso dirti che è bella anche così, cioè ha questo fascino un po' di borgo medievale, no? Ti sembra di essere nel Medioevo in questo momento qua. Ma sembra di essere alle 9 di sera. Quello anche, adesso mi aspetto che accendano tipo delle torce, delle cose così. Sta arrivando quella forte. Aiuto. Dove ci mettiamo? No, non lo so. Mamma. Qua. Oh! La A posto. fortuna. È arrivata quella vera. È passato alla grandine adesso, piccola. Noi intanto ci siamo rifugiati dentro questa bottega dove pensate ragazzi fanno gli acquerelli. Guardate qua, questo è il risultato finale e questo è il bellissimo negozio. Ragazzi, ci siamo ributtati in strada, piove ancora, un pochino meno però con il nostro mini ombrellino viola. Devo dire che è un posto bellissimo. Sì, cioè siamo entrati in quel negozio e facevano gli Super acquerelli, medievale. ma li facevano con il miele, l'olio di acacia, cioè stranissimo, tutto naturale. Oh mamma, guarda qua. Dove siamo arrivati fulmine! adesso? Ma c'è stato qualcosa recentemente qua? Mi sa di sì, ci sono tutti gli spalti Oh. là. Andiamo là sotto? Andiamo nel negozio di spade. Ecco. Facile visitare Assisi con il sole, ma proprio a farlo con la pioggia. No, E con i piedi che galleggiano. Ci siamo rifugiati all'interno del tempio di Minerva. Che posti, ragazzi. Che posti per che rifugiarsi. posti. E adesso andiamo, invece vorremmo andare verso la Basilica di San Francesco, che spero sia da questo lato. Sì, è 800 metri da qui, 800 metri che facciamo forse prima nuotando stamattina. Comunque ragazzi, Assisi è la patria del sandaletto. E noi siamo senza, perché questa è un'eresia vera, noi siamo senza sandaletti. E ci volevano oggi i sandaletti, mannaggia. Comunque sono il simbolo di San Francesco, chiaramente. Continua, senti che roba. La Basilica di San Francesco si divide in due parti, quella superiore e quella inferiore. Noi siamo entrati prima in quella superiore, ragazzi, cioè c'è da perdere la testa qua se guardi tutti i dettagli, il rosone sullo sfondo, il soffitto tutto dipinto sui toni dell'azzurro e del rosso, tutte le vetrate, cioè è incredibile questa cosa. Finalmente ragazzi siamo un po' all'asciutto, siamo sotto questo porticato di fronte alla Basilica di San Francesco. Ragazzi, un posto eccezionale sotto un sacco di punti di vista, chiaramente dal punto di vista religioso, dal punto di vista storico e dal punto di vista architettonico, artistico. Due parole veloci sulla figura di San Francesco, perché attorno alla sua figura che ruota tutto quello che stiamo vedendo oggi, una figura che ha un valore sia per chi è credente religioso ma anche per chi non lo è, per quello che rappresenta oggi. Allora, San Francesco nasce qui nel 1182
1982 proprio ad Assisi, e poi lui sarà il fondatore di quello che è chiamato l'Ordine dei Francescani. Tutto il suo pensiero si può riassumere in alcuni principi base. Il primo è il principio della povertà, cioè secondo lui si deve abbandonare tutte le ricchezze per vivere a contatto con i poveri, più vicino ai poveri, quindi più vicino a Dio. Infatti lui era figlio di nobili e decide di abbandonare tutto per dedicarsi alla vita religiosa. Il secondo principio del suo pensiero è quello del rispetto per la natura. Ricordiamo tutti il Cantico delle Creature, appunto scritto da San Francesco, in cui mostra come tutta la natura siano fratelli e sorelle nostri, quindi vanno rispettati e protetti. Quindi altro principio è quello della fratellanza quindi con la natura ma anche tra gli uomini, aiutarsi tra gli uomini. Il suo è un messaggio di uguaglianza, di pace, di povertà, è un messaggio che secondo me dovrebbe essere anche molto attuale oggi da ascoltare, visto anche quello che stiamo vivendo a livello proprio mondiale. Un messaggio che ha portato avanti anche Papa Francesco, che ha appunto preso il nome da questo santo. Grazie Angela, Suor Angela, complimenti. Veramente. Suor Angela no. Veramente, i suoi insegnamenti sono sempre oro per noi. Sai che io tutte le religioni mi interessano un sacco, perché alla fine c'è questa cosa che tu vai a scoprire la religione, vai a scoprire anche quelle che sono le caratteristiche della cultura del paese che stai visitando. È diverso farlo qui perché comunque è quella in cui siamo cresciuti anche noi, no? Siamo proprio immersi in questa, ci sembra di conoscerla meglio, ma è interessante farlo secondo me un po' quando si viaggia in tutto il mondo, andare a vedere come la religione anche influisce sulla vita delle persone. Ragazzi, qui ci sono persone che vengono davvero da tutto il mondo per visitare questa basilica. C'è da dire anche un'altra cosa, ragazzi, che in genere nei luoghi di culto più famosi hanno anche lavorato gli artisti più importanti dell'epoca. In questo caso infatti non fa eccezione la Basilica Superiore, dove siamo tornati un attimo per goderci tutti questi dipinti che ci sono alle mie spalle, che sono stati realizzati, pensate, da Giotto, e rappresentano le scene di vita di San Francesco. Siamo appena usciti, è comparso il cielo azzurro, le campane stanno suonando. Siamo passati anche dalla basilica inferiore, dove comunque il soffitto è ancora più basso ed è ancora forse più bello di quella superiore, e c'è anche la tomba di San Francesco. Ci siamo presi un pezzo di pizza con il pomodoro appena sfornata, croccantina, ce la mangiamo con questa vista qua. Siamo tornati sulla macchina, l'assetto è questo: cambio di calzini e scarpe qui sotto ad asciugarsi con l'aria calda della macchina, perché ci siamo infradiciati tutti, però come vedete poi è uscito un po' di sole, quindi ci spostiamo alla prossima meta, che è Spello. Siamo entrati all'interno delle mura della città di Spello. Si trova proprio su questa collina, dietro di noi una piazzetta, la chiesa, e poi questa la vista, ragazzi. Questa è l'Umbria, un sacco di paesini arroccati sulle colline, e queste sono le viste che si hanno sugli ulivi, su queste vallate super verdi, e lì si vedono le montagne sullo sfondo e anche le nuvole di questa giornata un po' così, e infatti è ricominciato un po' a piovere. Anche la prima con la focaccia piena di sugo si è insugata completamente. È sceso proprio una sugata pazzesca. Abbiamo cambiato le scarpe, abbiamo addirittura il cambio delle scarpe. Ma che ci sta succedendo? Io non l'ho portato, io sono con un solo paio di scarpe, Angela. Quella. Tu neanche, io ho un altro paio di scarpe e le ho infradito. Anche capito. Queste molto sobrie. Sono sempre sobrie. Intanto c'è il sole, ma stanno scendendo dei goccioloni importanti, e quindi andiamo verso il centro. Infiliamoci un po' lì dentro, guarda che bello. È bello anche girare senza una meta in questi posti, perché ti perdi tra queste viette. Allora, c'è da dire, questa pietra così bellissima. In questi paesini, ragazzi, sono talmente tante di quelle cose, fra chiese, arte e posti da andare a trovare. Si potrebbero perdere tranquillamente un paio d'ore, anche di più, 3-4 ore a paese, senza aver visto praticamente
o quasi nulla, Sì. quasi nulla, perché c'è troppa roba concentrata in posti piccolini come questi. Infatti, per esempio, ecco, siamo sotto una torre, non lo so, ecco ragazzi, È tutto bello, è tutto bello. Ci stavamo giusto chiedendo come si chiamano gli abitanti di Spello. E infatti ho detto, ho detto alla signora, lei è spellina? No, sono spellana, con questo accento un po' di umbro. Bellissimo. Abbiamo incontrato questa signora, stava chiacchierando con un altro signore, l'abbiamo un attimo interrotta e abbiamo chiesto, signora, come si chiamano gli abitanti? E loro spellani, e lei ci ha spiegato appunto che lei vive in questa parte, la parte alta della città, che è la parte medievale, ma adesso stiamo andando al Belvedere e da lì invece vedremo la parte più bassa della città, quella sotto, che invece risale all'epoca romana. Aveva ragione la signora, dal Belvedere si vede tutta quanta la vallata e si vede anche Assisi qua sullo sfondo. Spello è anche famosa per l'Infiorata, che è questo festival che si tiene a giugno, in questo caso il 21 e 22 giugno, in cui la città si riempie di fiori, fanno dei tappeti di fiori e ci sono anche dei vari concorsi un po' in tutta la città, tipo questo balcone che si chiama il Balcone dei Sogni in Fiore ha vinto tutti questi premi classificandosi primo o secondo nei diversi anni, vedete, e qua deve essere uno spettacolo da vedere. Se si viene appunto a giugno si vedrà tutto questo balcone allestito con dei bellissimi fiori. Siamo arrivati a Spoleto, ragazzi, ma come potete vedere sta diluviando di nuovo. Va che vista qua che c'è su tutta la città. Però siccome piove così, il tempo non è dei migliori, anche per domani non ci sono grandi possibilità di miglioramento, abbiamo deciso che facciamo un po' di chilometri. Piove di brutto e sta arrivando anche il freddo, a quanto pare. Io devo uscire la prossima perché proviamo a prendere cose da mangiare. Per stasera, sì. E poi a questo punto facciamo una tirata. Approfittiamo di questo tempo e facciamo qualche chilometro in più. È tornato il sole, ragazzi. Oggi è giornata così mega eccolo là. Oddio, è dura, ragazzi, è dura. Dopo tanti anni a guidare fuori dall'Italia, quando torni a guidare in Italia ti rendi conto di certe cose. Allora, ogni tanto ci chiedete, anzi ci avete scritto proprio. Allora, sono curioso di sapere cosa ne pensa, eccolo un altro. Cosa ne pensa un italiano che è stato fuori per tanti anni, che torna in Italia? Ma c'è una gara oggi, guarda, tutti in riga continua. Vabbè, dicevamo. Torna in Italia, che cosa ne pensa? Che cosa ne pensa dell'Italia? L'Italia è bellissimo, ragazzi, vabbè, Sì. basta vedere questi video, cioè Guarda anche fuori adesso cosa abbiamo. Dopo quello che abbiamo visto oggi, adesso la natura è incredibile. Cioè c'è questa varietà che è assurda in questo paese. Un paese così piccolo, devo dire, proprio minuscolo, guarda quante cose ci sono. Ma sai che qua ti riassumo l'Italia, Angela, te la riassumo in poche parole. Vai. Poi però se guidi, cioè già ti passa, nel senso, bellissima l'Italia, però è una roba incredibile. Se uno sta alle regole, tipo 70 all'ora è il limite, ti sorpasseranno in 80 con la riga continua o con la doppia riga continua. Cioè chi segue le regole inItalia è il fesso. Per quello che abbiamo visto finora. Sì, guarda, un altro. Perché 1 su 10 le segue, Sì. 1, e 9 le infrangono. Ma è sempre stato così, mi chiedo, non lo so. Forse non siamo più abituati noi, magari è sempre stato così, non siamo più abituati. Ma dove vanno tutti, mi chiedo C'è io. la fretta. Ma che fretta c'è? Ma dove stanno andando? la pasta. Non lo so, Che fretta c'è? Non lo so. 70 è il limite, strada con le curve, la riga continua in mezzo, ma non è l'unico esempio, se lo diciamo adesso dopo 3-4 giorni, comunque è da un mesetto che siamo in Italia, se lo diciamo adesso lo diciamo con cognizione di causa. Sì, perché abbiamo già notato questa cosa, ci ha stranito parecchio. Ecco, adesso siamo dentro una galleria piuttosto buia. Non so se siamo noi. Vai, eccola, è inutilissima. Non so se siamo noi che non siamo più abituati ed è sempre stato così, o se proprio adesso, in questo momento storico, si fa così. Non lo so,
Ma è Comunque, sempre stato così, Angela. Siamo sì. noi e quello davanti che esatto, che segue seguiamo noi. le regole e tutti gli Ma altri. gli altri Ma no. poi io ho un'altra Gli altri domanda, no. ma perché nessuno mette la freccia alle rotonde? Le rotonde! Ma... Le rotonde sono tipo la cosa proprio tipica italiana, no? Insieme alla pizza, l'olio. Le rotonde. Le rotonde, cioè ce ne sono una ogni, non Allora, so, però vabbè, nessuno mette mai la freccia. Se uno va avanti non la mette, giustamente. Ma se giri a destra o a sinistra, ma soprattutto tipo se vai a incrociare la via di qualcun altro, la devi mettere, no? Cioè io devo sapere che tu mi stai passando davanti. No, 1 su 10 lo fa. Siamo sempre nelle stesse proporzioni. Che è lo stesso che poi va nei limiti probabilmente. Che probabilmente è lo stesso. Quindi io E devo magari stare... ha appena fatto la patente. Io mi perché- devo fermare a tutte le rotonde dove ho teoricamente il dare precedenza e basta, no? Lo stop. Comunque mi devo stoppare perché 3 volte su 4 qualcuno mi passerà davanti senza mettere la ragazzi, freccia. non so se non la chiamerei polemica, la chiamerei più una constatazione È una di quello constatazione che amichevole. sta succedendo. Constatazione amichevole, ragazzi. Di questi- Non va così nel resto del mondo. Cioè, un conto, vabbè, sono i paesi dove non esistono le regole, ma non esistono, capito? Cioè, non esistono, allora nessuno le segue, tutti sono attenti e basta. Cioè, tutti sono... esatto. Ma le cose si risolvono anche diversamente, nel senso che ti abbozzi con uno in India, scendi, no, 20 rupie e vattene. Cioè, funziona così. Ma nei paesi dove ci sono le regole, solo in Europa, ce ne sono milioni di cose, eccetera, eccetera, facciamo fichi, Fa strano. siamo, no, le grandi Italia. Poi ci perdiamo È partita su la delle polemica. fesserie, veramente. Ma cioè, basta. Va bene. Ok, questo ragazzi, Guarda, finale la chiudo così qua. di questo video. Quindi ragazzi, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi Un altro. al canale. Ecco, live, boh, non lo so. C'è anche il cartello divieto di sorpasso. Vabbè, va C'è bene. il cartello, chiaro. Cioè, in Australia secondo me li avrebbero segnalati tutti, perché sai che in Australia ti possono segnalare le altre macchine. In Australia tu fai la foto a uno che ti sorpassa con la doppia retorica continua, gliela mandi alla polizia e PAM! Lo beccano. PAM! Lo beccano. Vabbè, non dovremmo arrivare a questo, però direi. No, Quello è eccessivo, dai. Vabbè. Anche perché non è che le strade sono messe bene, cioè se uno va veramente a 150 in una strada da 100, ci sono buche tante in Italia. Sì, ma poi cioè, ci sono i ciclisti, ci sono tante cose, ci sono pericoli. mille cose, Sì, cioè non è che cioè, abbiamo neanche le strade buone, non è che abbiamo le strade a livello della però Turchia. Della abbiamo Turchia. dei paesaggi così, cioè guarda qua che Boh, roba. Va bene, Va bene, dai, basta. detto questo ragazzi, noi vi salutiamo. Lo so che l'ho già detto, ma iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Se non l'avete fatto prima, fatelo adesso. Vabbè, scusate lo sfogo ragazzi, però dai, E diteci su, perché dai. tutti hanno fretta. Questa è Perché? Boh. perché? Hanno l'amante? Boh. C'entra l'amante. Che devono correre, devono muoversi, non farsi vedere, la beccata, che ne so, boh. Va bene, Ci sono tanti motivi. Va bene, va bene. La pasta però è la più la pasta plausibile. mi sembra allora, quello anche più giustificabile. Pasta sul fuoco, tu dici, Quello metto la anch'io. pasta un attimo, vado in centro e prendo il sugo e torno indietro, faccio in tempo. Lì allora sei quasi c'è una giustificato. giustificazione. Quasi. Va bene ragazzi, alla prossima. Ciao.